tutti! Nel tutorial di oggi vedremo insieme come fare la mattonella con il fiore africano, o meglio, come fare questa versione, perché ce ne sono diverse altre. Ne ho viste parecchie e questa in assoluto è quella che mi è piaciuta di più e l'ho modificata per voi. Possiamo lasciare la mattonella così com'è, lavorando i primi giri e poi lavorarne quante vogliamo e unirle tra loro, oppure vi do nel tutorial due metodi per proseguire ingrandendo la mattonella. E queste sono le due opzioni che vi do. In questo caso proseguendo giri di punti alti lavorando un punto in ogni punto e in questo caso proseguendo con la lavorazione granny. In questo tutorial non vi mostro come unire le mattonelle perché ho intenzione di fare un tutorial specifico per questo in cui vi mostro diversi modi per unire le mattonelle. In questo tutorial vediamo come fare la mattonella del fiore africano e queste due versioni per ingrandirla. Se vi piace il tutorial non dimenticate di farmelo sapere regalandomi il vostro like e scrivendomi un bel messaggio qui sotto il video. E nei messaggi scrivetemi come utilizzerete queste mattonelle. Io ho intenzione di farmi una bella coperta, però vedremo se avrò il tempo di fare questa coperta, ma se la faccio vi prometto che ve la mostro. E voi fate altrettanto, come sapete adoro vedere i vostri progetti, sapete che potete condividerli con me taggandomi in Instagram o condividendoli nel mio gruppo Facebook, trovate tutti i link nella descrizione del video. E nella descrizione del video vi lascio anche tutti gli altri link dei tutorial che ho fatto con le altre mattonelle. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per fare le mattonelle, siccome so che poi me lo chiedete, sto utilizzando il filato duetto, è un misto lana da lavorare con uncinetti da 4 mm e sto utilizzando un uncinetto da 4 mm. Iniziamo facendo un nodino iniziale, quindi facciamo un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto questo filo, lo estraiamo con l'uncinetto e tiriamo. E iniziamo lavorando 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e chiudiamo queste catenelle in cerchio entrando nella prima delle 4 catenelle e chiudendo con un punto bassissimo. Lavoreremo tutto il primo giro nel cerchietto. Nel giro 1 lavoriamo 2 punti alti e sostituiamo il primo con 3 catenelle, quindi un punto alto e un altro nel cerchio. E nel frattempo, se vogliamo, nascondiamo la codina di filo e una catenella, e questa è la ripetizione che ripetiamo in tutto per 8 volte per completare il giro. 2 punti alti, 1, 2 e una catenella. Dopo aver lavorato le 8 sequenze, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto, quindi nella terza catenella. Lavoriamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Prepariamo un nodino iniziale con il filato del secondo colore, estraiamo l'uncinetto e ci agganciamo tra una sequenza e l'altra, dove c'è la catenella, entrando nell'archetto. Portiamo fuori l'asola e iniziamo il giro 2. Nel giro 2 lavoriamo 2 punti alti e sostituiamo il primo con 3 catenelle, 1 e 2, e nel frattempo nascondiamo sempre anche le codine tra i punti. Una catenella e 2 punti alti sempre nello stesso archetto, 1, 2, e questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti nell'archetto. Quindi adesso ricominciamo lavorando nel prossimo archetto, aprite bene per vedere il lavoro. 2 punti alti, 1, 2, una catenella e 2 punti alti. E lavorando questa sequenza completiamo tutto il giro.
Completate tutte le sequenze, chiudiamo il giro con un punto bassissimo sul primo punto alto, quindi sulla terza catenella. E lavoriamo un punto bassissimo anche nel prossimo archetto per spostarci. In questo giro, nel giro 3, lavoriamo in ogni archetto, al centro delle sequenze del giro 2, 7 punti alti. Sostituiamo il primo con 3 catenelle. 1, 2, 3 e lavoriamo nell'archetto altri 6 punti alti. Quindi in tutto 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E questa è la ripetizione che ripetiamo. Questo non è un archetto, l'archetto è al centro della ripetizione del giro 2, qui. E lavoriamo 7 punti alti. E alla fine del giro chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto alto. Lavoriamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Per il giro 4 prepariamo un nodino iniziale con il filo del prossimo colore e ci agganciamo su una qualunque delle ripetizioni sul primo punto alto. Agganciamo l'asola e facciamo una catenella. Nel giro 4 lavoriamo 7 punti bassi, uno per ognuno dei 7 punti alti della ripetizione sottostante. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ed ora lavoriamo un punto alto puntando in questo spazio tra le ripetizioni del giro 2. Filo sull'uncinetto, entro in questo spazio, porto fuori il filo e allungo leggermente. Chiudo 2 e chiudo 2. E questa è la ripetizione che ripetiamo nel giro 4, 7 punti bassi e un punto alto puntando tra le ripetizioni del giro 2. Qui aprite bene il lavoro per non perdere il primo punto della prossima ripetizione e in questo modo completiamo anche il giro 4. 7 e il punto alto. E alla fine chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso del giro. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Per il giro 5 prepariamo un nodino iniziale con il nuovo colore e ci agganciamo in uno qualunque dei punti alti del giro 4. Agganciamo il filo e in questo punto lavoriamo un mezzo punto alto che sostituiamo con 2 catenelle. Saltiamo un punto e dal successivo lavoriamo 4 punti bassi, uno in ogni punto. 1, 2, 3, 4. Una catenella. Saltiamo 2 punti, che sono gli ultimi 2 punti bassi che restano, e nel punto alto sottostante lavoriamo 3 punti alti doppi chiusi assieme, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto, chiudo 2 e mi fermo qui e ne lavoro un altro, chiudo 2 e ne lavoro un altro, chiudo 2 e adesso chiudo i 3 punti alti doppi
chiusi assieme, 3 catenelle, 1, 2, 3 e altri 3 punti alti doppi chiusi assieme nello stesso punto. 1, 2, 3. Chiudo, una catenella, saltiamo 2 punti e dal successivo 4 punti bassi. 1, 2, 3, 4 e saltiamo un punto e poi abbiamo di nuovo il punto alto. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. Un mezzo punto alto nel punto alto, salto un punto, 4 punti bassi, una catenella, salto 2 punti e nel punto alto 3 punti alti doppi chiusi assieme, 3 catenelle, 3 punti alti doppi chiusi assieme, una catenella, saltiamo 2 punti, 4 punti bassi e saltiamo un punto. E iniziamo una nuova sequenza, quindi salto un punto, un mezzo punto alto nel punto alto, salto un punto, 4 punti bassi e così via. E in questo modo terminiamo tutto il giro. 3 e 4. Saltiamo un punto e chiudiamo il giro nel primo mezzo punto alto, quindi nella seconda catenella, con un punto bassissimo. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Per il giro 6 ci agganciamo in uno qualunque dei mezzi punti alti del giro precedente. Agganciamo l'asola. In questo giro lavoreremo tutti i mezzi punti alti, sostituiamo il primo con 2 catenelle. Poi lavoriamo un mezzo punto alto per ognuno dei punti bassi, quindi 4, 1, 2, 3, 4, un mezzo punto alto nell'archetto, uno nei 3 punti alti doppi chiusi assieme e uno nella prossima catenella. Nell'angolo, quindi nell'archetto, lavoriamo 3 mezzi punti alti, due catenelle e 3 mezzi punti alti. Un mezzo punto alto nei 3 punti alti doppi chiusi assieme e uno nella prossima catenella. Uno nell'archetto e uno per ognuno dei 4 punti bassi successivi. 1, 2, 3, 4. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. E alla fine chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo mezzo punto alto, quindi nella seconda catenella. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Se abbiamo nascosto i fili sul retro, a questo punto possiamo tagliare e sono già a posto. Se invece non li avete nascosti tra i punti, con un ago li nascondete e poi li tagliate. La nostra mattonella è pronta per essere unita ad altre mattonelle, è quadrata ed è perfetta, quindi di queste ne possiamo fare quante vogliamo e poi le uniamo con il metodo che preferiamo.
In alternativa ho studiato lo schema in modo che possiamo continuare a ingrandire la mattonella quanto vogliamo in due modi diversi e adesso ve li mostro. Se vogliamo proseguire lavorando come nel giro 6, ci agganciamo in uno degli angoli con il colore prescelto e iniziamo lavorando parte dell'angolo. Lavoriamo un punto alto che sostituiamo con 3 catenelle, 1, 2, 3, e poi lavoriamo direttamente l'archetto, 2 catenelle, e terminiamo l'angolo con l'altra tripletta, 3 punti alti, 1, 2, 3. Questo angolo lo completeremo alla fine, come vi ho insegnato nel tutorial delle mattonelle classiche Granny Square. Da qui lavoriamo un punto alto in ogni punto. Attenzione, spostate bene i punti dell'angolo perché il primo punto viene nascosto dall'angolo. Un punto in ogni punto del lato. E in ogni archetto d'angolo lavoriamo un angolo, 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti. E lavoriamo un punto in ogni punto del lato e in questo modo lavoriamo tutto il giro. Una volta lavorato anche l'ultimo lato non ci resta che completare il primo angolo. Nel primo angolo avevamo lavorato un punto alto sostituito con 3 catenelle, l'archetto e 3 punti alti, quindi mancano 2 punti alti alla prima tripletta e li lavoriamo, 2 punti alti nell'archetto. E chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto, quindi nella terza catenella. Se la vostra mattonella si conclude qui o se comunque volete cambiare colore, fate una catenella di sicurezza e tagliate il filo. Se invece volete proseguire e lavorare per esempio un altro giro con questo colore, fate un punto bassissimo nell'archetto e lavorate un altro giro identico a questo che abbiamo lavorato insieme. Se invece vogliamo continuare con il metodo Granny, nel prossimo giro lavoriamo in uno degli archetti esattamente come abbiamo fatto per il metodo 1. 3 catenelle per sostituire un punto alto, 2 catenelle per l'archetto e tutta la seconda tripletta, 3 punti alti. Per proseguire lavoriamo una catenella di separazione tra le triplette dei lati e contiamo 3 punti del giro sottostante, 1, 2, 3, e tra il terzo e il quarto punto lavoriamo una tripletta, 3 punti alti, 1, 2, 3, una catenella di separazione e contiamo 3 punti, 1, 2, 3, e tra il terzo e il quarto, qui in mezzo, lavoriamo una tripletta, 1, 2 e 3 punti alti, una catenella e ripetendo in questo modo lavoriamo tutto il lato. Nell'angolo lavoriamo come sempre 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti e in questo modo completiamo tutto il giro. Completiamo l'ultima tripletta, lavoriamo una catenella e anche in questo caso ci resta da completare il primo angolo e quindi lavoriamo 2 punti alti nell'archetto, 1, 2, e chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto, quindi nella terza catenella. Se volete proseguire ancora, vale tutto quello che vi ho detto per il metodo 1. Se volete proseguire con lo stesso colore fate un punto bassissimo nell'archetto e riprendete un nuovo giro lavorando le triplette sui lati tra le triplette. Se invece volete cambiare colore fate una catenella di sicurezza, tagliate il filo e ricominciate sempre da un angolo.
E queste sono le due opzioni che abbiamo se vogliamo ingrandire ulteriormente la mattonella, oppure semplicemente la lasciamo come l'avevamo fatta fino al giro 6. Fatemi sapere quale delle opzioni vi piace di più e come utilizzerete queste mattonelle che io trovo bellissime. Il fiore africano me l'avete chiesto veramente in molte negli anni e quindi sono contenta finalmente di avervi accontentate. Spero che questo tutorial vi piaccia, questa mattonella vi piaccia e che la utilizziate in un sacco di progetti. E non vedo l'ora di vederli tutti questi progetti. Sapete che potete condividere le foto dei vostri lavori con me taggandomi in Instagram oppure condividendole nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo, come sempre, vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!